Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro o ascendente Cancro, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Cancro. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nell'amore. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo da una carta guida. Cancro, amore. Ti vedo mettere le difese a tutti, ti vedo proteggere la tua energia. Siamo in questo momento in una posizione, no, della serie sto meditando, nessuno mi disturbi. Quindi è come se volessi proteggere un po' la tua energia in questo momento. Avessi messo un blocco a qualcuno o fossi alt, così stai. Cioè c'è questa sensazione qui, alt a qualsiasi dinamica amorosa, alt a qualcuno, però questo qualcuno c'è qua dietro, una persona dolce, sensibile, che si vuole aprire verso di te. C'è questa energia qua, vediamo come si sviluppano gli spiriti dei tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Facciamo il taglio. Quattro di coppe e la torre, è successo qualcosa, un cambio netto c'è stato, una rottura, un'insoddisfazione di base che ha dato una rottura, un cambio, un taglio, una litigata, questo no, cioè è successo qualcosa di questo tipo. Vediamo energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo la torre, paggio di coppe, lo troviamo di nuovo qua, il 5 di bastoni, gli amanti. Forse c'è stata una discussione con qualcuno che è stato più immaturo a livello emotivo, discussioni in merito a una certa immaturità emotiva o una certa incapacità di esprimere le proprie emozioni, i veri sentimenti. Vedo questo contrasto che ha generato una lite o qualcosa di questo tipo. Vediamo. Energia attuale, amore, Cancro. 9 di bastoni, infatti ti vedo stanca o stanco attualmente, una sensazione però allo stesso tempo sei resiliente, no? Sei combattente, sei resiliente, un po' sulla difensiva ma anche un po' stanca. L'iconografia della carta dice molto, no? Le mani nella testa, come faccio? Cioè, però devo andare avanti, cioè, ti vedo un po' stanca su questo aspetto. Vediamo al positivo cosa arriva. 7 di spade al positivo, accipicchia. Mi parla di astuzia sacra. Mi parla anche di una persona, allora mi parla di astuzia sacra che tu utilizzerai, cioè andare di lato non dritta, cioè se devi parlare con una persona vai, la prendi larga, un'astuzia sacra al tuo positivo. E in altri casi il 7 di spade al positivo mi dice che non ci saranno più scorciatoie da parte di qualcun altro, cioè non ci saranno menzogne, non ci saranno bugie e tu utilizzerai un'astuzia sacra, cioè sai come prendere l'altra persona, capito? Non ci saranno più bugie, nessuno si nasconde più. Il blocco qual è? Il blocco è la ruota della fortuna, ci sono degli eventi. Il destino che è incontrollabile, il destino porta delle cose che hanno potuto generare questa rottura o questo cambio. Il destino è al blocco, come se volessimo un po' controllare gli eventi del destino, no? Ma questo è al blocco, lo dico soprattutto per te, cioè come se avessimo l'ardire, la nostra mente ce l'ha di controllare gli eventi, ma noi non controlliamo niente. Noi il karma, la ruota del destino, la ruota del karma,
Il karma non è relativo tanto a ciò che ci accade, ma è relativo a come ci approcciamo a ciò che ci accade. Quello che ci accade è già previsto, l'abbiamo già previsto. Gli effetti di quello che ci accade possiamo scegliere che tipo di effetti, se effetti che possono nuocerci o effetti che possono invece darci fede, possono cambiare gli effetti di quello che è stato già deciso dalla tua anima che accadesse. Dipende da come ti approcci. Allora qua al blocco è la voglia di controllare gli eventi per non farli, per mandarli a tuo favore con la mente razionale. Comunque durante il corso della lettura si farà più approfondito. Che è successo qua? Il mago, l'eremita. Qua c'è una persona più esuberante e una persona più ritirata in sé. Una persona più esuberante, questo ha potuto generare dell'attrito per alcune di voi. Per altre invece vedo che dopo tanto tempo si è avuta una certa manifestazione con qualcuno, qualcosa di bello, di positivo, però adesso c'è una sorta di incriccamento. Perché qualcuno è più silenzioso, qualcun altro è più esuberante, è come se non ci fosse un punto in comune, no? Quindi magari inizialmente andava bene la cosa, poi si è incrinata. A noi ci interessa qua, vediamo che succede nei prossimi giorni. 4 di denari, il matto, 7 di bastoni, 7 di bastoni. Allora, te la dico così proprio come tu saprai prendere qualcuno con l'astuzia. Allora, qualcuno che rimane chiuso in se stesso, tu che cosa fai? Ti affidi agli eventi, ti inizi a godere la vita, ti vivi la vita, cioè vivo la vita giorno per giorno, mettendo la barriera a tutti, e questo ti permette anche di far riesumare una persona. Ecco perché l'astuzia sacra me l'hanno messa al tuo positivo. Che cosa viene dopo il 7 di bastoni? Il re di spade. C'è una persona poi che ti parlerà qua in modo logico, razionale, che ti parla con il giudizio e si prendono delle decisioni. Allora, se ti piace una persona, ma con questa persona stai avendo a che fare con situazioni in cui che ti stressano, una persona che si tiene tutto per sé, tu che cosa fai? Tu ti lanci verso il nuovo. Il nuovo cosa vuol dire? Non ti preoccupi più di controllare questa persona analizzando i suoi comportamenti, dando giudizi sulla persona e sui suoi comportamenti, cioè non investi più l'energia lì, ma la investi nel tuo vivere quotidiano, mettendo le barriere o meditandoci su, non volendo sentire nessuno, ma vivendoti la vita quotidianamente, giorno per giorno. Cosa succede all'altra persona? Reagisce. Re di spade, il giudizio. Reagisce con una decisione che prende o con una chiamata che ti fa. Questo vale per alcune di voi. Ora, per altri di voi invece vedo che per un certo momento non ne volete sapere niente dell'amore a livello di perché gli eventi ti hanno portato sempre magari a confrontarti con delle persone completamente diverse da te. Questa cosa adesso ti sta pesando. Che succede? Qua arriva qualcosa di nuovo però. Il matto può essere una persona che inizialmente ti dà un po' matta, un po' folle, no? E tu cosa fai? In quel momento non la vuoi stare a sentire, 7 di bastoni, 7 di bastoni. Ma questa persona a un certo punto diventa un re di spade, cioè una persona che ti parla, che sa cosa vuole, che combatte per un chiarimento, che combatte per parlare e per avere, risponde alla chiamata della maturità, ok? Da un po' matta così risponde alla chiamata della maturità. Tu inizialmente non ne vuoi sapere, ti defili dal mondo, diciamo, vivendoti quotidianamente la tua vita. Vediamo cosa ci raccontano i mini tarocchi nelle specifiche. 9 di bastoni, energia attuale, amore, cancro.
9 di bastoni, 2 di spade. Infatti ti vedo non saper che decisione prendere al momento, un po' stanca o stanco. 7 di spade al positivo. Cosa arriva al positivo in amore? La ruota e la fortuna. All'improvviso succede quello che ti ho detto con questa persona, all'improvviso, e tu agirai con astuzia sacra. Il blocco, la ruota della fortuna, 5 di coppe. Certi eventi ti metteranno davanti a una sensazione di tristezza o di abbandono, di sentirti non compresa, non compreso, o l'hanno già fatto o lo faranno nei prossimi giorni, per poi darti una svolta però finale. Vediamo l'eremita e il mago, cavallo di bastoni, poi, e il mondo. È come se non fossi stata compresa da qualcuno, o compreso da qualcuno, come se un certo impulso poi si fosse fermato, va bene? O come se l'immaturità emotiva o andare e venire di qualcuno, basta, hai detto. Vediamo questo 4 di denari. La giustizia. Le cose si sistemeranno, tu prendi delle decisioni giuste, ti chiudi o ti ritiri, mettendo le barriere all'amore o a qualcuno. Vediamo questo matto. 10 di bastoni. Ti alleggerisci dei pesi, dei carichi di responsabilità non tuoi, perché molto spesso ti sei presa delle responsabilità che non sono tue rispetto a qualcuno, capito? E quindi ti alleggerisci da questi pesi. Il 7 di bastoni, questo. L'eremita, ti ritiri. Allora, l'eremita è colui che guarda al passato e si lascia guidare dalla saggezza di ciò che ha elaborato dal suo passato. E per fare questa elaborazione tu prendi la giusta decisione di avere fede negli eventi della vita, togliendoti di dosso le responsabilità che non sono tue, andando a poco, pensando a cosa è accaduto nel passato, però dal tuo, come si dice, dalla tua aurea, no? Qua c'è una bolla, dalla tua bolla, tu pensi a cosa è accaduto nel passato dal tuo, senza farti sentire da nessuno. Ok, re di spade, l'imperatore, e qua c'è qualcuno che vuole mettere ordine. E il giudizio, cosa porta questo giudizio? 10 di spade, si chiude una circostanza molto difficile. Si prende la decisione di chiudere una circostanza molto difficile e per molti di voi significa andare via da una relazione o da una situazione, godendoti la vita e ripercorrendo i passi del tuo passato, rimettendo ordine prima di tutto con te stessa o con te stesso. È come se ti dilegui in modo sacro, un po'. Vediamo un po' qual è l'energia dell'imperatore nei tuoi confronti. Il giudizio, di nuovo, questa è una persona che vuole prendere una decisione, risolvere delle questioni riguardanti delle cose molto difficili successe. 7 i denari e investire qualcosa di nuovo o aspettare qualcosa di nuovo insieme. Per alcuni di voi è questo, La decisione di questo imperatore, l'imperatore nei tuoi confronti, che energia ha? 9 di spade, è molto preoccupato e vuole parlarti questa persona. Sì, al positivo ancora sul 7 di spade con la ruota della fortuna. L'imperatrice, ti metti tu al primo posto. Questa strategia, passami il termine, che sia una persona nuova con la quale ti approcci così o una persona che già conosci, questa strategia porterà risultati di successo, ma soprattutto facendoti ripercorrere dei passi che hai fatto nel passato seguendo solo la luce interiore adesso, perché qua mi viene il fatto che ti sei fatta carico di responsabilità non tue. Quindi questa strategia porterà a questo successo improvvisamente. Ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. E
infatti guarda che succede quando ti separi o ti allontani, e ti dirà: quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. E quello che non può controllare è il sentimento che prova per te. Magari lo controlla l'imperatore, ok? Quindi è preoccupato, non ci dorme la notte, notti insonni, alla fine ti chiama per una risoluzione, perché non può controllare quello che prova per te. Ok. Cos'altro? E infatti è lui che ti sta aspettando, ti sto aspettando, o lei insomma. Sei tu che prendi questa decisione. Cos'altro? Mi hai strappato il cuore. Quindi questa è una strategia che verrà adottata proprio dal tuo cuore e che ti servirà soprattutto a non farti più carico di cose che non sono tue, va bene? È un disastro che finisce bene. Vediamo cosa ti dicono queste altre. E infatti abbiamo poi il paggio di coppe, una persona che ti chiede scusa o che si apre a te emotivamente, con dolcezza, con affabilità, con corteggiamento, capito? Era il paggio di coppe che avevamo visto prima. Con l'otto di denari qua sotto, una persona che vuole impegnarsi, far funzionare le cose, va bene? È una strategia potentissima. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Eccola, è caduta. Supporto amichevole, fate, guide spirituali e amici danno aiuto. Potrebbero esserti di supporto alcune figure, alcune amiche, ma soprattutto gli spiriti e gli angeli ti supporteranno in questo frangente, nel fare anche questa mossa strategica, no? E anche degli amici ti supporteranno in questo. Cos'altro? Sono saltate. Sempre giovane, sì, è una persona che è più immatura di te a livello emozionale, lo vedevamo anche qui. È uscito 3 volte questo paggio, però allo stesso tempo se ti arriva una persona più, diciamo, più bambina, più giocosa, ti serve questa cosa. E noi tutto quello che ci arriva ci serve a superare le nostre paure, attaccamenti e resistenze all'amore, cioè a superare le credenze che abbiamo su come dovrebbe essere qualcuno e come dovrebbe essere fatto, perché quando poi ci arriva una persona è quella che è perfetta per noi in quel momento per realizzare noi stessi, superando paure, resistenze e attaccamenti, capito? Qua sono uscite altre due. Contatto fisico, un tocco tenero significa così tanto e mi ribadiscono la tenerezza con la quale questa persona si approccerà a te. E poi i fatti dicono più delle parole. Tu vuoi i fatti da questa persona e ce li avrai i fatti perché prende in considerazione tutto questa persona e te lo dimostrerà, va bene? Ok, vediamo adesso con queste in chiusura. Flessibilità, al mare e tempo di andare. Molti di voi se ne vanno da una situazione riprendendo in mano loro stesse, però prendete proprio questa decisione. E poi c'è un ritorno o questa paggio di coppe, una persona molto giovane, molto giovanile, molto fresca che arriva a te, e poi finalmente respirare e dopo tanta tensione ci sarà un rilascio. Qua c'è una rottura e poi riappacificazione, oppure una rottura definitiva e l'entrata di un'altra persona che magari tocca le corde del tuo cuore, però in quel momento non la vuoi stare a sentire più di tanto, dileguandoti un po' strategicamente con quell'astuzia sacra,
per poi darti a questa connessione in un secondo momento. 8 i denari, sì, cioè questa persona vuole far funzionare le cose. Io vedo che tu ti dedicherai anche alla realizzazione di te, ci sono dei traguardi a livello personale che farai, togliendoti di dosso un po' le responsabilità che hai preso anche che non erano tue rispetto a questa persona, rispetto all'amore, dei carichi, no? Dei risultati sulla vita pratica lavorativa, vedo, o dei riconoscimenti, o ti rimetti a studiare, studi delle cose qui. Fatto sta che attui un comportamento a tuo favore e questo ti farà finalmente respirare aprendoti nuovamente all'amore, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.